Mettiamo alla prova la tua conoscenza dei verbi irregolari in italiano con questo piccolo test. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi faremo un piccolo test sui verbi irregolari al presente. Questi sono dei verbi molto comuni che ovviamente devi conoscere per parlare l'italiano. In questo video useremo dei verbi che ho spiegato in alcuni miei video precedenti. Quindi il mio consiglio è quello di fare prima questo test e poi, se necessario, se hai fatto alcuni errori, puoi andare a guardare questi due video precedenti e come sempre ti lascio il link qui sotto in descrizione. Prima di iniziare però non dimenticare di lasciare un bel mi piace se ti piace il mio lavoro e anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. Fantastico, adesso possiamo iniziare. Benissimo, questo è il test che ho preparato oggi per te. Io ti consiglio di mettere il video in pausa così che puoi fare l'esercizio con calma. È molto semplice. Come vedi qui ci sono tutti i verbi che puoi usare. Qui invece ci sono le frasi. Devi scegliere in base al contesto il verbo più giusto e poi coniugare il verbo al presente nella persona giusta, quindi io, tu, lui, lei, eccetera. Mi raccomando, al presente. Puoi usare questi verbi solo una volta, ok? Fantastico, allora metti in pausa e poi quando hai finito ricominciamo. Benissimo, adesso è arrivato il momento di iniziare con la correzione. Iniziamo dalla prima frase. Io e mia madre, colazione alle 7:30 di mattina. Beh, con la parola colazione noi usiamo il verbo fare colazione. E quindi, dato che il soggetto è io e mia madre, useremo noi, io e mia madre, facciamo colazione alle 7:30 di mattina. 2. Il principe, un bacio alla principessa. Noi diciamo dare un bacio. Quindi il principe è il soggetto, dobbiamo usare la forma lui. Dà un bacio. Attenzione all'accento, questo è molto importante. Infatti per lui, lei, dà, del verbo dare, usiamo l'accento per distinguere da verbo dalla preposizione da, quindi ricorda questo. 3. Mangiando la pizza e ci piace molto. Ovviamente, dato che abbiamo un gerundio, mangiando, questo significa che è un presente progressivo, quindi dobbiamo usare il verbo stare. Ora, non sappiamo esattamente il soggetto, però attenzione alla frase. Mangiando la pizza e ci piace molto. Quindi possiamo capire che il soggetto è noi. Noi stiamo mangiando la pizza e ci piace molto. Adesso andiamo avanti con il numero 4. Io a casa per le 11. Qui ci sarebbero diverse opzioni, però in realtà, guardando anche le altre frasi, soltanto un verbo funziona perfettamente in questa frase ed è il verbo andare. Quindi io vado a casa per le 11. Andiamo alla numero 5. Io portare mia figlia dal dottore. In questo caso parliamo di un dovere, qualcosa che dobbiamo fare, quindi usiamo il verbo dovere. Io devo portare mia figlia dal dottore. Però, oltre a studiare la grammatica, come in questo caso i verbi irregolari, per migliorare in una lingua è fondamentale allenare il proprio vocabolario. Per questo motivo voglio consigliarti un'applicazione che ti permetterà di fare proprio questo e tante altre cose. Busuu. Con Busuu potrai allenare il tuo vocabolario in base a delle situazioni specifiche. Vediamo un esempio. Per esempio, cerchiamo di imparare frasi da usare dal parrucchiere. Nella prima sezione possiamo imparare il vocabolario, quindi nuove frasi che sono utili da usare dal parrucchiere. Nella seconda sezione possiamo leggere e ascoltare un dialogo per imparare le parole in contesto. Per esempio, mi dispiace di essere in ritardo per l'appuntamento, John. Mi hanno trattenuta al lavoro.
John dice: non ti preoccupare, ero in ritardo oggi. Cosa ti faccio oggi? Lavaggio e piega, quindi tutte le parole da usare dal parrucchiere, per esempio. E alla fine, nell'ultima sezione, puoi fare un quiz per mettere alla prova tutto quello che abbiamo imparato. E in più, con Busuu Premium avrai l'accesso a tutte le lezioni che hanno nei loro corsi, per tutti i livelli, e potrai anche usare il loro strumento per ripetere il vocabolario e la grammatica, così anche le cose più difficili saranno facili da ricordare. Allora, dai un'occhiata a Busuu e sblocca tutte le funzioni premium per 7 giorni cliccando sul link qui sotto in descrizione. Ora torniamo all'esercizio. Numero 6. Scusi, mettere una firma qui cortesemente? In questo caso stiamo chiedendo se qualcuno può fare qualcosa e infatti dobbiamo usare il verbo potere. Però attenzione, questa è una frase formale perché diciamo scusi e cortesemente, che sono due grandi indizi, ci fanno capire che la frase è formale. Quindi dobbiamo usare la forma lei formale del verbo potere. Quindi può. 7. Tu, venire con noi in vacanza la prossima estate? Beh, qui stiamo chiedendo a qualcuno se vuole fare qualcosa, se ha la volontà, il desiderio di fare qualcosa, quindi usiamo il verbo volere. Per tu abbiamo vuoi. Vuoi venire con noi in vacanza la prossima estate? E ora andiamo al numero 8. Gianni, sempre le bugie. È un bugiardo. Beh, in italiano le bugie, cioè cose non vere, si dicono. Quindi usiamo il verbo dire, dato che Gianni è terza persona, Gianni dice sempre le bugie, è un bugiardo. 9. Marco e Giada, da noi in macchina per aiutarci con i pacchi. In questo caso il verbo da usare è venire, perché Marco e Giada fanno un movimento verso di noi, perché abbiamo la preposizione da noi, quindi probabilmente vengono a casa nostra. Ecco perché usiamo il verbo venire. Tra l'altro, se sei interessato alla differenza tra i verbi andare e venire, ti lascio un link qui sotto in descrizione per guardare un video molto utile proprio su questo argomento. Quindi Marco e Giada vengono da noi in macchina per aiutarci con i pacchi. Poi 10. A che ora tu stasera? Anche in questo caso più verbi funzionavano, però abbiamo già usato per esempio il verbo venire, quindi possiamo usare il verbo uscire per chiedere a che ora tu esci stasera. Qui abbiamo la frase io, un professore di italiano. Beh, io sono un professore di italiano, quindi usiamo il verbo essere. Ricorda che in questo caso non possiamo usare il verbo fare, non possiamo dire io faccio un professore di italiano. È possibile usare il verbo fare per le professioni, ma in quel caso useremmo l'articolo determinativo, quindi io faccio il professore di italiano, non un. Poi 12. Scusami, io non tempo ora. Beh, noi possiamo usare il verbo avere con la parola tempo per dire che non abbiamo tempo. Quindi scusami, io non ho tempo ora. 13. Tu a che ora chiudono le poste? In questo caso stiamo parlando di una conoscenza, ma una conoscenza passiva, non è qualcosa che dobbiamo studiare. Quindi possiamo usare il verbo sapere e dire tu sai a che ora chiudono le poste? Se sei interessato a guardare un video sulla differenza tra sapere e conoscere, ti consiglio un altro video che lascio come sempre qui sotto in descrizione. 14. Io, tutto sotto controllo, non preoccuparti. Beh, possiamo usare il verbo tenere tutto sotto controllo e la prima forma io del verbo tenere è tengo, quindi io tengo tutto sotto controllo, non preoccuparti. Poi abbiamo 15. Fino a che ora tu, Beh, in questo caso forse fino a che ora tu sei in un posto, quindi rimani. Possiamo usare il verbo rimanere e dire fino a che ora rimani
tu rimani. Poi abbiamo la frase 16. Noi uno spritz prima di andare a cena. Ovviamente lo spritz è un drink, quindi noi beviamo uno spritz. Usiamo il verbo bere, beviamo uno spritz prima di andare a cena. 17. I miei figli, sempre dove andare in vacanza. Beh, forse possiamo usare il verbo scegliere, quindi i miei figli scelgono sempre dove andare in vacanza, fanno loro questa scelta. 18. Tu, il cellulare prima di dormire? Ovviamente prima di dormire cosa possiamo fare? Possiamo spegnere il cellulare, quindi nella forma tu spegni il cellulare prima di dormire dal verbo spegnere. 19. Anche tu le scale con me? Beh, in italiano noi usiamo il verbo salire con la parola scale o scendere. In questo caso nella lista abbiamo il verbo salire, quindi sali anche tu le scale con me? 20. Ultima frase. Gli studenti, sempre nuove idee. Beh, ovviamente possiamo proporre nuove idee. Questo è un verbo irregolare particolare, quindi gli studenti, che è la forma loro, propongono sempre nuove idee. Benissimo, spero che l'esercizio sia andato bene, ma se hai avuto qualche problema non preoccuparti. Quindi, se hai fatto degli errori, ti consiglio di andare a guardare i miei 2 video precedenti sui verbi irregolari. Troverai tutto qui sotto in descrizione. Se questo test ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace per supportare il mio lavoro e anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i test futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!